Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della tavola Ouija? Sicuramente l'avrete sentita nominare almeno una volta nella vostra vita, magari tra una storia paranormale e l'altra, in qualche racconto misterioso tra amici o in famiglia, in alcune avventure dei vostri Ghost Hunters preferiti, oppure in un film horror in TV o al cinema. È un oggetto molto discusso, con pareri davvero discordanti tra loro. Da qualcuno è definito come un innocuo gioco da tavola, da molti invece come un pericolosissimo strumento dell'occulto legato al satanismo, da altri ancora come un mezzo capace di portare alla luce i pensieri più inconsci inconsapevolmente di chi la utilizza. Scienziati, parapsicologi, medium, spiritisti, la Chiesa, ognuno ha il suo pensiero in merito. Ma vi siete mai chiesti da dove arriva questa tavola? Da chi e quando è stata inventata? È veramente lo strumento per eccellenza capace di comunicare con l'aldilà? Oppure è solo un banalissimo gioco da tavola capace però di mettere a nudo la mente subconscia? È quello che scopriremo oggi. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Voglio iniziare partendo dalla scrittura automatica, chiamata psicografia, un'abilità psichica che consente ad una persona di produrre parole scritte inconsapevolmente tramite uno strumento standard o con uno progettato apposta, come una planchette o una tavola Ouija. Troviamo menzione della scrittura automatica anche nella storia, come in Grecia e in Cina. In particolare nella religione popolare cinese, con la scrittura spirituale nata intorno al 1100 d.C. e chiamata successivamente Fuji, una lunga tradizione dove i messaggi degli spiriti e delle divinità venivano ricevuti dai medium sin dalla dinastia Song. Fu anche una pratica centrale della scuola Quanzhen fino a quando non fu proibita dalla dinastia Qing. Pensate che nel XIX secolo i messaggi ricevuti dal mondo spirituale portarono alla nascita di diverse religioni salvifiche cinesi, una dottrina della salvezza riscontrabile in diverse religioni, soprattutto per il riferimento al problema della liberazione dal male. Un'altra menzione della scrittura automatica arriva dalla magia enochiana, un sistema di magia del XVI secolo praticata da John Dee ed Edward Kelly, che rivelarono la lingua e la scrittura enochiana, da qui il libro di Enoch, dettati direttamente a loro da alcuni angeli per poter comunicare con le entità ultraterrene. Una lingua grammaticalmente molto dettagliata e complessa. Dee affermò anche qualcosa di davvero sconvolgente. Le istruzioni enochiane includevano delle informazioni sull'elisir di lunga vita nelle rovine di Glastonbury. Nell'era moderna la tavola Ouija è principalmente associata al mondo dello spiritismo e dell'occulto, anche se non ci sono prove a sostegno di questo. Ci sono però degli studi psichici che sono stati fatti che ci dicono che si tratta di un fenomeno prodotto dalla mente subconscia. Nel mondo dello spiritismo, invece, si afferma che gli spiriti prendono il controllo della mano del medium, che sarebbe il mediatore tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E questo può avvenire in stato di veglia o in trance. Lo spiritismo in Europa esisteva già quando prese piede in America, era il 1848 e le sorelle Fox di New York, due ragazzine di 11 e 14 anni, ad un certo punto dichiararono di aver ricevuto dei messaggi dagli spiriti tramite dei colpi sui muri e di essere in grado di decifrarli. Con le loro storie paranormali appassionarono milioni di persone, facendo guadagnare migliaia di seguaci al mondo dell'occulto. Negli Stati Uniti andò molto di moda soprattutto dopo la guerra civile. I medium iniziarono ad utilizzare vari strumenti per permettere ai sopravvissuti di poter comunicare con i loro cari defunti. L'uso dei tabelloni parlanti divenne quindi molto diffuso, tanto da prendere il sopravvento nel 1886 tra gli spiritualisti in Ohio. Si racconta che persino la moglie del presidente Lincoln condusse sedute spiritiche all'interno della Casa Bianca, dopo la morte del loro figlio di 11 anni a causa della febbre, proprio per
mettersi in contatto con quel figlio perduto. In quell'epoca possiamo pensare che l'uso della tavola divenne quasi consolatorio per le persone che avevano perso qualcuno che amavano, calcolando che la morte era all'ordine del giorno per la guerra, la vita media inferiore ai 50 anni, le diffuse malattie, le donne che sovente morivano di parto, diventando quindi una pratica comune che non andava contro le loro credenze religiose, mentre oggi non è proprio così. Si pensa subito ad un qualcosa di proibito, arrivando a mettere in guardia chi la usa dal non aprire porte che non andrebbero mai aperte. Tutto questo clamore fece sì che due uomini d'affari, Elijah Bond e Charles Kennard, videro un potenziale economico in quei tabelloni parlanti. Ebbero così l'idea di brevettare una tavoletta con lettere e numeri e di avviare insieme la Kennard Novelty Company per produrre e commercializzare la loro tavola parlante. Solo ed esclusivamente per un tornaconto economico. Era quindi un affare da brevettare immediatamente, ma non avevano ancora un nome da dargli. Contrariamente a quanto si pensa, il termine Ouija non è stato scelto per la combinazione tra il francese oui e il tedesco ja, che entrambi vogliono dire sì, ma fu un nome dato dalla cognata di Bond, Helen Peters, una medium. Dopo una seduta spiritica, la donna chiese quale nome scegliere ed uscì Ouija, che secondo alcuni sarebbe un termine egizio che significa buona fortuna. Il brevetto arrivò il 10 febbraio del 1891 e fu così pronta ad essere lanciata sul mercato, facendo crescere le loro fabbriche sia negli Stati Uniti che a Londra e così anche i loro patrimoni. Ma nel 1893 sia Kennard che Bond furono spodestati da manovre aziendali interne e William Fuld, dipendente e azionista, salì a capo dell'azienda, guadagnando milioni di dollari dalla commercializzazione della tavola Ouija. Morì poi in circostanze alquanto misteriose nel 1927, a causa di una caduta accidentale dal tetto della sua nuova fabbrica, che aveva costruito proprio su istruzioni della tavola Ouija. La tavola fu commercializzata sia come strumento spiritico che come un normalissimo gioco da tavola, quindi un po' per tutti, famiglie, amanti dell'occulto, curiosi. Era il classico tabellone in legno con lettere dell'alfabeto, numeri, un sì, un no e un goodbye, e poi una planchette con un foro al centro che serviva proprio da posizionare sulla tavola e comunicare con i defunti ogni volta che l'oggetto si fermava sulle lettere. Durante la Grande Depressione la Fuld Company era in vetta, aprì nuovi stabilimenti e nel 1944 solo nel magazzino di New York in 5 mesi furono vendute 50.000 tavole e l'anno dopo ne furono vendute 2 milioni. Da lì in poi iniziarono però a verificarsi degli eventi davvero inquietanti legati alla tavola Ouija. Articoli di giornali parlavano di investigatori che risolvevano crimini con l'uso della tavola e di criminali che uccidevano sotto ordine degli spiriti della Ouija. A quel punto la tavola parlante fu di ispirazione per opere letterarie, serie TV, film horror, cambiando un po' l'immagine che c'era di questo oggetto, perché la gente iniziò davvero ad averne paura e da un giorno all'altro, da oggetto semplice e consolatorio, divenne lo strumento del diavolo. Persino la Chiesa cattolica mise in guardia da quell'oggetto, comunicando alla gente che i demoni potevano realmente arrivare a noi tramite quello strumento. Secondo il cristianesimo si tratta proprio di magia nera, in grado realmente di invocare i demoni, che si fingono le anime dei defunti e dimostrando, in quanto angeli, di conoscere particolari delle loro vite terrene. Un inganno demoniaco, quindi. Secondo la Chiesa, il rischio dell'utilizzo della tavola Ouija sarebbe quello di incorrere in possessioni demoniache o patti con il diavolo. Pensate che i vescovi cattolici della Micronesia ne hanno addirittura vietato l'uso, così come i luterani del Wisconsin, mentre altri paesi sconsigliano caldamente di usare la tavola per contattare i defunti. L'azienda dopo Fuld passò poi alla Parker Brothers negli anni 60 e negli anni 90 alla Hasbro, che la rimise in vendita come un banalissimo gioco da tavola. Tornò alla ribalta sicuramente
nel 2014 con l'uscita dell'omonimo film, facendo appassionare milioni di persone, soprattutto Ghost Hunters. Ci sono anche delle varianti di questo strumento utilizzati anche nel passato, come la planchette con delle rotelline sotto e un foro al centro dove veniva posizionata una matita o una penna che serviva per scrivere direttamente sul foglio. Poi c'è la seduta medianica con un bicchiere posizionato in mezzo a dei bigliettini con delle lettere e il kokkuri, che è una variante giapponese della tavola Ouija. Su un foglio si scrive tutto l'alfabeto hiragana e si usa poi una monetina come puntatore. La scienza però in merito alla Ouija ci dà ovviamente delle spiegazioni. Il movimento della planchette sarebbe provocato da un movimento inconscio della psiche umana detto ideomotorio. Questo fenomeno psicologico descrive i movimenti involontari del corpo in risposta a pensieri ed emozioni senza che la persona ne sia consapevole. Ad esempio il pianto. In un esperimento James Randi infatti fece notare che le persone bendate non producono frasi di senso compiuto, ma tutto questo secondo molti potrebbe essere l'inizio di qualcosa di davvero importante da studiare, come poter analizzare la mente subconscia delle persone. Nonostante la tavola Ouija sia costantemente oggetto di dibattito, rimane comunque un oggetto affascinante avvolto nel mistero, che unisce storia e psicologia, rappresentando un ponte tra paranormale e psiche umana. Ci sono testimonianze davvero contrastanti in merito all'uso della tavola, che vanno dal racconto positivo ed innocuo ad eventi davvero spaventosi e disturbanti, rafforzando ancora di più quell'aura di mistero che la avvolge. Per quanto mi riguarda, amici, posso dire di esserne davvero molto incuriosita, ma non posso dare un giudizio perché non l'ho mai fatta e per il momento non ho intenzione di farla, come anche qualcuno mi ha caldamente sconsigliato di utilizzarla tra i commenti. Conosco però alcune persone che l'hanno utilizzata. Sono delle persone molto vicino a me che da ragazzine hanno provato ad usarla, ma si sono talmente spaventate dopo essere state contattate da uno spirito che hanno abbandonato la seduta senza nemmeno chiuderla, gettando via la tavola. Ho letto che ci sono delle precauzioni per l'uso, come cercare un posto tranquillo, purificare l'ambiente prima e dopo l'utilizzo, non farla mai da soli ma sempre in gruppo e soprattutto aspettare sempre che l'entità esca, quindi quando la planchette si ferma sui saluti. Quindi mi sono sempre chiesta e mi chiedo ancora oggi che rischio hanno corso quelle ragazzine non chiudendo correttamente la seduta. E qui chiedo il vostro aiuto, amici. Naturalmente io oggi ho raccontato solo la storia della tavola Ouija, quindi abbiamo pareri discordanti in merito e diversi. C'è chi ci crede caldamente, anche tanto da arrivarne a sconsigliarla, e chi invece pensa che sia veramente solo un gioco da tavola. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Nei miei precedenti video, perché abbiamo già affrontato il tema tavola Ouija, ho ricevuto tantissimi commenti in merito, li ho letti tutti e sono veramente incredibili. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti, io vi mando un bacio grande, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like e ci vediamo domenica. Ciao amici!